Volevo girare un video che parlasse dei miei cani, ma è un argomento che riapre ferite, rimpianti e ricordi di chi non c'è più. E allora eccomi qui, alla mia quotidianità, come sempre, nel tentativo di dare voce alla semplicità, ad una vita lenta e presente. Con l'instancabile aiuto di Sasha, la nostra rota da conduzione, abbiamo riaccompagnato Pesca e Molly al ranch, fino al trasferimento al prossimo pascolo. Quando gli equidi sono al ranch si respira un'aria ancora più familiare, si sente profumo di casa. È sempre bello passare il tempo insieme, ognuno libero ma connesso a tutti gli altri. Eric sta cominciando a ripulire il rustico che non usavamo da un sacco di tempo. Infatti, come vedete, io sono seduta su un sasso, ma l'erba è più alta di me e dentro non entravamo più da una vita e mezza, anche gli animali non entravano da un sacco, e quindi sta ripulendo tutto. E no, che invece raccoglie tutti i bossoli dei cacciatori che sono stati trovati, vero? Sì. Però io adesso non li posso tenere, tesoro. Devi trovare un posticino dove metterli, che poi veniamo qua con un sacchetto e li raccogliamo tutti. Ciao! Cos'è che stai facendo? Pesca, non il cartone, pesca! No! 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 Allora, questo video so già che sarà un casino. Volevo fare una cosa, poi sono successe delle altre cose per cui mi sono messa a farne altre, per cui sarà un casino. Questa è la premessa, per cui godetevi tutto questo caos, perché siamo divisi tra belle notizie e brutte notizie. Probabilmente vi parlerò più delle belle notizie che di quelle brutte, perché di quelle brutte ancora non siamo pronti a parlarne, sono cose molto private. Però nonostante questo è un periodo davvero molto pieno e ricco di novità. Siamo riusciti ad avere la possibilità, grazie a degli aiuti che stiamo ricevendo, di iniziare finalmente, dopo diversi anni che siamo qui, i lavori di sistemazione della nostra vecchia stalla, che purtroppo in questi ultimi mesi ha avuto dei danni abbastanza importanti, nel senso che la soletta è definitivamente caduta, cioè praticamente quasi del tutto caduta, è ricaduta, tira giù gli ultimi pezzi e ieri sì, abbiamo avuto conferma appunto che i lavori possono cominciare. Quindi faremo da soli, Eric pian pianino si metterà lì e si occuperà di fare tutti questi vari lavori, diciamo, di muratura e vabbè anche con il legno, perché intendiamo rifare
alcune parti in legno, e per noi questa cosa è una cosa bellissima, perché uno ci permetterà di portare avanti le attività di campeggio in maniera, con uno switch, con un miglioramento delle attività. Vi ho parlato già di campeggio, le nostre attività con i cani, con le persone, quindi questo ci rende molto felici, perché permetterà alle persone di fare davvero un'esperienza off-grid e in montagna, in una situazione non particolarmente turistica, tranquilla, riservata, e senza troppe comodità come piace a noi, ma con la bellezza autentica della natura. È proprio soprattutto di vivere anche il bosco, perché la nostra sala si trova in mezzo è circolata dal bosco, quindi questa è anche la parte bella. E in più uno spazio per noi che sarà uno spazio completamente off-grid, perché lì non arriva assolutamente nulla, e finalmente possiamo realizzare questo sogno di avere un nostro spazio di vita, uno spazio dove passare la maggior parte del nostro tempo, se non tutto il nostro tempo, ma questo lo vedremo, ma comunque la maggior parte del nostro tempo in uno spazio in completa natura, in completa autosufficienza, o almeno quasi, perché purtroppo quello che manca qui è l'acqua potabile, quindi per quello dovremo provvedere rifornendoci comunque dall'acquedotto, ma qui non arriva l'acquedotto, quindi, e non arriverà mai l'acquedotto, per cui dovremo abbiamo delle fonti, ma non sono fonti sicure, quindi dovremo valutare, però sono super felice perché finalmente il nostro sogno di avere uno spazio davvero appartato in completa natura, off-grid, quindi di poter iniziare il nostro progetto di autosussistenza davvero con uno spazio isolato, come piace a me, e riservato, in uno spazio davvero incontaminato, per me è qualcosa di bellissimo, che sicuramente farà bene a noi, ma spero anche alle persone che ci verranno a trovare, potranno passare del tempo di qualità immersi davvero in completa natura, e fare un'esperienza ancora più immersiva. E ovviamente non sarà uno spazio dedicato al turismo, dedicato all'accoglienza in termini di alloggio per le persone. Continueremo a organizzare comunque le nostre tendate, i nostri momenti di condivisione, ma sarà uno spazio dove ci si potrà appoggiare appunto quando si faranno gli eventi, le attività. Sarà uno spazio anche bello da farvi vedere, spero, su YouTube. Vi faremo vedere comunque il procedere dei lavori, quello che faremo man mano. Ci vorrà del tempo sicuramente, non iniziamo proprio nel periodo migliore, sarebbe stato meglio iniziare in primavera, ma si sono evolute anche alcune questioni, diciamo, di bisogni di spazi a livello lavorativo, nel senso che appunto stanno crescendo queste nostre attività con i cani, con gli animali eccetera, e ci serviva uno spazio per poter stare qui, per poterci dedicare proprio al ranch, e poterlo vivere al 100% e poter permettere anche alle persone di viverlo al 100%. Per cui sono iper felice di questo. Io purtroppo parteciperò molto poco alle attività perché non sono nella condizione di poterlo fare. So che non vi sto raccontando nulla di questa cosa, quindi vi sto confondendo le idee, ma vi prego di rispettare questa cosa per il momento, perché sono in una situazione un pochino delicata. Tranquilli, non sono a rischio vita, no, però sono in una situazione molto delicata e un po' difficile, quindi sto bene, tranquilli, sto bene, ma sono in una situazione in cui devo dedicarmi a me. Sono un po' costretta a farlo, quindi purtroppo non potrò essere fisicamente lì attiva in questa cosa. Mi dispiace molto perché io sono comunque una persona a cui piace
fare questo tipo di attività e anche fare degli sforzi fisici e avere la soddisfazione di vedere poi i risultati dei propri sforzi. Non mi fa paura il lavoro, insomma, tenere in mano il badile e la forca per me sono cose ormai che faccio da anni, ma mi piaceva appunto essere presente. Vabbè, terrò in mano gli attrezzi, passerò gli attrezzi a Eric, questo è il massimo che posso fare e mi dispiace molto. Magari porterò su un po' di materiale un po' più leggero, però pur quanto io non possa magari partecipare attivamente, sono comunque iper felice, davvero. Questo è un sogno che si realizza. Spero che il progetto non si interrompa, ma che riusciamo a portarlo avanti. Se vi andasse di contribuire al nostro progetto, aiutarci anche con sempre il sostentamento degli animali, e sostenerci anche per continuare a poter fare questi video, eccetera, vi lascio il link alla nostra raccolta fondi, che è sempre aperta. Se vi va, insomma, di contribuire, vi terremo comunque sempre aggiornati su quello che succede e niente, questo è quello che vi volevo raccontare. Grazie a tutti, sono molto felice. Non troppo amore, che c'è troppa polvere. Cosa che stai ascoltando? Papà adesso ti fa vedere come si fa. Ci sono i ragni qua! No, non ci sono i ragni, vai Allora, tranquillo. guarda. Non la punta, l'ho fatto quello. Capito? Così devi fare. Polvere. Povere, non mi fai nulla. Scusa, povere, ti faccio molto arrabbiare. Mi ho dimenticato il foulard, porca miseria. Cosa stai facendo? Cerco di non riempire i polmoni d'aria, non dico la No, roba. ma cosa stai facendo? Abbatto la soletta con uno strumento apposito. Desolettamente si chiama. Con un badile? No, Piatto. questo è un desoletta si chiama. Desoletta a punta quadra. Aspetta che facciamo un video interno. Un desoletta a punta quadra questo. Ah, ok. Vedi, a punta quadra. Parallelepipeda. Vabbè, sopra Eric praticamente c'era il vecchio fienile che è stato, che sta venendo giù la soletta e sta venendo giù anche tutto fieno e foglie che c'erano su in cima. Quindi paglia, sì, qualcosa che c'era su, e foglie secche che però sono tutte impolverate. Tanto non si vede niente, è tutto buio, però c'è anche Willy che starnutisce. In mezzo alle migliaia di cose belle, la mia umanità mi rende fragile e insieme coraggiosa, forse non come vorrei, ma più di quanto mi aspettassi. Ho passato un'altra notte per metà insonne, quindi sono abbastanza devastata. Ho controllato gli animali, adesso sto andando a dare un'occhiata ai lavori che ha fatto ieri Eric al rustico, e intanto vado anche alla ricerca della pesca, che teoricamente dovrebbe essere o al rustico o nel bosco, perché qua c'è solo la Molly. E abbiamo aperto tutto perché
devono pulire un po' appunto dove c'è il rustico e il passaggio per andare al rustico, perché quest'anno l'abbiamo fatto riposare. L'idea era di lasciarlo andare, ma siccome c'è questa novità che stiamo sistemando, bisogna far mangiare l'erba perché è veramente molto alta. Penso che la pesca sia lì perché ieri era lì con Eric, quindi vado a vedere. Non ho le scarpe proprio adatte perché ho gli stivali di gomma e con questi si scivola, ma le mie scarpe da trekking ormai sono tutte mangiate, entra l'acqua e mi dà fastidio bagnare i calzini, quindi ho messo gli stivali di gomma e un po' un casino. Sta tornando un caldo abbastanza afoso, nel senso che stamattina effettivamente fa molto caldo. Nel bosco c'è un po' di umidità, quindi vabbè, mi sono messa la felpina, ma non vedo la pesca. Pesca! Non vedo la pesca. Non ditemi che è andata su e scappata. Vediamo. Pesca! Vediamo un po'. No, qua non c'è, non la vedo, vabbè. Will, mi fai passare, grazie. Vediamo. Pesca! Allora, cacca fresca di asino, quindi suppongo che sia qua da qualche parte. Intanto guardiamo dentro qua. Il lavoro fatto. Wow, che meraviglia. Purtroppo è difficile vedere perché è tutto buio. America ha praticamente svuotato quasi tutto. Finalmente si rivede il pavimento di pietra e cemento. Bellissimo. Wow, bellissimo. Questi lavori da fare mi spaventano moltissimo perché intanto cerco la pesca. Le pesche sono arrivate di corsa, non so dove fosse la pesca, ma vabbè, è arrivata di corsa da sopra, tra l'altro, boh, vabbè, non l'avevo vista, sarà stata nascosta su ai castagni. Allora, dicevo, sono un po' preoccupata per questi lavori perché Eric si deve fare uno sbattimento non indifferente da solo, e sicuramente no, per lui è un bel impegno, una bella fatica, considerato che la sua salute, diciamo, psicologica ha alti e bassi, e diciamo che in alcuni momenti un po' di ansietta c'è, e non l'ansia quella
quella normale, ma quella un po' patologica, e ogni tanto torno a far capolino, quindi un po' mi preoccupo perché non riesco ad essere non riesco ad essere per niente utile a questo lavoro, ma proprio per niente, e quindi mi sento un po' impotente. In più io mi ritrovo a dover gestire la casa, bambino eccetera da sola, quando ho sempre avuto comunque il suo aiuto e il suo appoggio in una fase comunque emotiva non semplicissima, e quindi a volte sono un po' di intralcio perché ho bisogno che magari torni a casa a darmi una mano, o comunque magari lo appesantisco un po' con richieste d'aiuto, diciamo, quando non riesco, diciamo, a livello sensoriale, a livello di richiesta, non riesco più a star dietro alle cose, e quindi mi diventa un po' difficile, insomma. Quindi sono parecchio preoccupata, perché è vero che non ci corre dietro nessuno, ma siccome stiamo ricevendo sostegno da altre persone, ovviamente per noi è importante dimostrare che ci stiamo mettendo tutta la nostra parte, insomma, che non stiamo prendendo alla leggera anche, diciamo, il supporto che stiamo ricevendo. Quindi per quanto riguarda i consigli e anche l'aiuto economico, quindi è importante, diciamo, per noi mostrare che stiamo prendendo la cosa sul serio e che comunque ce la stiamo mettendo tutta. Sono, diciamo, molto felice, immagino già come potrebbe essere, ma sono anche parecchio preoccupata perché dovremo farcela, insomma, con le nostre forze. Poi vabbè, qualche amico si è offerto ogni tanto di darci una mano, ma ovviamente non possiamo basarci solo sull'aiuto degli altri, ma dobbiamo rimboccarci le maniche e partire da noi e cominciare noi a fare tutto quello che è il nostro potere fare per portare avanti questo progetto. Ieri, per esempio, ieri mattina sono venuti i nostri amici a trovarci. Poi ieri pomeriggio Eric è venuto qua, è stato qua praticamente, no, è rimasto qua in realtà, dopo che sono andati via verso l'1:30. I nostri amici, Eric è rimasto qua fino alle 7 di ieri sera, però a un certo punto ho dovuto chiamarlo perché ero veramente sfinita, stanca. Enoch era molto stanco anche lui e ha cominciato un po' a dare di matto, siccome lui quando è stanco si attiva ancora di più, sono andata un po' fuori di testa, sono andata un po' in crisi, e quindi vabbè, gli ho chiesto se per favore poteva tornare a casa, e un po' mi spiace perché mi rendo conto che lui sta facendo qualcosa di molto importante adesso per noi, lo sta facendo soprattutto per me, perché sa quanto ho bisogno di questo spazio e di quanto ho desiderato questo spazio. Di sicuro ne beneficerà anche lui, perché comunque è una cosa che anche lui ha sempre voluto. Quella che forse ad oggi ne ha assolutamente più bisogno di questo spazio nel bosco sono io, e quindi mi rendo conto che, nonostante vabbè, comunque anche a livello lavorativo, a livello comunque di tra virgolette lavorativo, ecco, a livello di crescita anche per la nostra famiglia, di possibilità di fare attività, di diventare anche sempre più autonomi e autosufficienti. Questo spazio è uno spazio importante, ma a livello, diciamo, umano, a livello emotivo, quella che ne ha in assoluto più bisogno sono io. E quindi questo è un gesto comunque d'amore e di affetto
che lui sta facendo nei miei confronti in particolare. Ci sono cose belle all'orizzonte. Domani verranno a trovarci i volontari di un'associazione per il nostro progetto del quale vi avevamo accennato, di sostegno a piccioni in difficoltà. Quindi domani passeremo una giornata insieme ai volontari, faremo dei lavori importanti per questo progetto, finalmente si comincia a vedere qualcosa di concreto per portare avanti il nostro progetto di sostegno ai piccioni in difficoltà, e questa cosa mi dà molta gioia perché ho sempre visto il ranch come un luogo di libertà, un luogo dove gli esseri viventi possano ritrovare la felicità, la serenità, e questa cosa si sta realizzando, per cui sono felice. Io volevo ringraziarvi per essere stati con noi anche in questo video, anche se è stato un video caotico, pieno di 200.000 cose. Sono contenta. Io vi ringrazio di essere stati con me, con noi anche in questo video, e non ho molto altro da dire, ho parlato già fin troppo e quindi grazie, ci vediamo alla prossima.